che avevano 3 figlie, 2 solo belle e una bellissima, che si chiamava Psiche. Attenzione, Psiche in greco vuol dire anima. È inutile dire però che tutta questa bellezza dette molto fastidio a Venere, la quale subito si mise a urlare: ma chi si crede di essere questa Psiche? Dopodiché convocò suo figlio Amore e gli disse: belle mamma, qua c'è una disgraziata che si proclama più bella di tua madre, vedi cosa devi fare. Tu che sei capace di far innamorare chiunque, fai innamorare questa cretina di un mostro, così un'altra volta impara. In tutto questo però Psiche, malgrado fosse così bella, non era riuscita a rimediare un marito. Le sorelle si erano sposate, lei no. I genitori, allora disperati, si recarono da un oracolo e questi sentenziò: la fanciulla prima di sposarsi deve conoscere un mostro. Portatela in cima a una montagna e lasciatela sola. Il mostro passerà lui a prenderla. Immaginiamoci la disperazione dei genitori e i pianti di Psiche. La poverina fu accompagnata in cima alla montagna da un coro di fanciulle piangenti come a un funerale e posta sull'orlo di un abisso. Se non che una volta rimasta sola, Psiche si sentì sollevare dolcemente dai venti zefiri e depositare più dolcemente ancora in fondo a una valle, davanti a una reggia splendente. E rechiamoci anche noi nella reggia. I soffitti a cassettone erano tutti in avorio. Le pareti erano d'oro e d'argento. I pavimenti in porfido. Il tutto ovviamente disabitato, o per meglio dire abitato soltanto da voci. Queste voci chiedevano a Psiche: vuoi mangiare qualcosa? Vuoi bere? Ti vuoi fare prima un bagno in piscina? E le pietanze arrivavano per aria, da sole, come portate da servi invisibili. Eccone qua uno. Una fravola. E Psiche allora diceva: grazie, e tutte le voci in coro rispondevano: prego. Che cosa era successo? Niente, che Amore, nel prendere le frecce per colpire Psiche e farla innamorare, si era ferito inavvertitamente e aveva finito con l'innamorarsi lui di Psiche. Però siccome non voleva far sapere nulla a sua madre Venere, aveva deciso di amarla in un palazzo segreto. Non appena si fece buio, Psiche cominciò ad avere paura. Non aveva trovato in tutta la reggia una lanterna o una candela con cui illuminare la propria stanza da letto. Inutilmente ne aveva chiesta una alle voci. Queste risposero che il loro padrone non voleva essere visto mai, per nessuna ragione, e che sarebbe giunto solo nel buio più assoluto. Psiche tremò all'idea di dover dormire accanto a un mostro. Però la poverina fu costretta ad abituarsi all'idea e allora fece il letto per sé, fece il letto per il mostro, tanto bello, e si mise ad aspettare. Scese la notte. Ebbene, contrariamente ai suoi timori, l'incontro invece si rivelò dolcissimo. E già perché il mostro a toccarlo non sembrava proprio un mostro. Aveva la pelle liscia, i capelli morbidi, le labbra tenerissime. Insomma, Psiche se ne innamorò subito, perdutamente. L'unico suo cruccio era la famiglia. E già perché la famiglia di Psiche pensava che la poverina fosse morta. Allora lei disse al suo sposo: amore, amore mio,
fa che anche la mia famiglia sia felice, fa che la mia felicità sia anche la loro, fa venire qui le mie sorelle perché vedono di persona come sono innamorata e come sono felice. Bada, o psiche, rispose Amore, che la felicità non può essere divisa, mai, se vuoi che duri in eterno, non la raccontare a nessuno. Però a forza di insistere, Amore si lasciò convincere e mandò un messaggio alle sorelle perché andassero pure loro in cima alla montagna. E ancora una volta i venti zefiri le presero e le deposero con calma in fondo alla valle.